Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua con una nuova recensione e da come avete letto dal titolo, oggi siamo qui con Insta360 Flow, il primo gimbal casa Insta360. È qua dentro in questo sacchettino, ora ve lo mostro, ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale perché stiamo crescendo molto ultimamente e vi devo davvero ringraziare. Iniziamo subito con la recensione, vi faccio vedere nel sacchettino cosa andiamo a trovare. Eccolo qua, questo è il gimbal di Insta360. Prima di andarvelo ad aprire parliamo delle caratteristiche. Batteria da 2900 mAh, si ricarica all'incirca in 2 ore. Abbiamo due entrate, una qua sempre USB-C però per ricaricarlo e un'uscita USB-C posta qua in alto per caricare lo smartphone, comunque tenerlo in carica mentre si va all'utilizzo, così da non scaricare la batteria dello smartphone. Vi faccio vedere l'estetica, guardate, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro, bellissimo da vedere. Qua hanno messo, spero che metta tutto a fuoco, la possibilità di vedere tutti i meccanismi dentro con la scritta anche comunque qua Insta360. Davvero esteticamente bellissimo, secondo me questa cosa che si può vedere tutto. Qua abbiamo presente uno sportellino, come vedete, dove possiamo andare ad agganciare il microfono. Se possedete un microfono, quelli Bluetooth per esempio, io non ce l'ho ancora, poi più avanti appena lo comprerò lo andrò a agganciare qua, e serve appunto per quando si va a vloggare avere il microfono non attaccato qua ma direttamente attaccato qua, così da avere tutto direttamente sul gimbal. Come peso siamo di un peso di 362 grammi il gimbal, 39 grammi l'aggancio in metallo, quindi all'incirca sui 400 grammi. Nella confezione che vi arriva vi daranno anche, come vedete, questo comodo coprisstaffa che serve per avere una presa molto più salda e non farti scivolare in gimbal quando si ha in mano. Un'altra cosa che dispone questo gimbal già integrato sono due cose che secondo me sono importantissime e comodissime, e sono, prima cosa, vi faccio vedere che se io vado a girare lui si attiva già subito, quindi subito pronto all'uso, velocissimo a utilizzare, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, basta solo attaccare lo smartphone, lo giri e si attiva tutto ed è già pronto per l'utilizzo. La prima cosa che vi mostro, che è comoda e serve anche per avere un po' più di presa salda, è il cavalletto integrato che si va ad aprire qua, dove ti permette così di avere, guardate, una presa molto più salda, perché comunque la staffa secondo me è abbastanza corta senza questo, quindi il consiglio è tenerlo sempre attivo così da avere la possibilità di tenerlo in modo molto più saldo. Questo qua è il treppiede integrato, io vado a tirarlo fuori e posso andarlo ad aprire e se voglio lo vado a appoggiare, lo metto qua che si vede ancora meglio, comodissimo. Se siete da soli e dovete fare una ripresa, mettete lì il telefono e lui sta lì in piedi da solo. Altra cosa comodissima che è presente in questo Flow è lo stick che si può allungare di 21 cm, infatti si chiama selfie stick, guardate un po', è qua dentro, noi lo andiamo a tirare e si allunga così. Questa è la lunghezza che si può allungare e in più vi permette anche di essere inclinato un po', così da utilizzarlo proprio come staffa per il selfie. Davvero comodo, 21 cm vi assicuro che sono utilissimi perché appunto siamo in un posto da soli, vogliamo andarci a fare una ripresa con questo gimbal, lo vogliamo appoggiare, possiamo unire il selfie stick più il cavalletto e così si va ad avere praticamente un treppiede portatile. Guardate quanto è alto, anche in una situazione un po' più bassa comunque è quasi a livello vostro, davvero comodissimo, ve lo posso assicurare. Io lo utilizzerò tanto in questo modo qua per andare a fare le riprese quando sono da solo. Poi abbiamo qui dietro la staffa, abbiamo presente un pulsante che quando andremo a cliccare una volta servirà per agganciare un soggetto e avere l'Active Track pronto su quel soggetto, quindi non ve lo perde più di vista. L'Active Track che ha è un 3.0 e vi assicuro che funziona da Dio, perché a differenza di DJI che faceva un pochino fatica l'Osmo 6 ad andare a seguire il soggetto e recuperarlo dopo che passa dietro a un altro oggetto, questo nel momento in cui ve lo va a perdere, che voi passate dietro un oggetto più grande di voi e sbucate dall'altra parte, vi va a riagganciare subito. Molto fluido comunque il tracking, non è una roba scattosa, è molto fluido, vi segue benissimo, quindi quel tracking morbido così vi crea anche quell'effetto un po' tra virgolette cinematografico, come se ci fosse qualcuno che vi sta seguendo. Sempre sulla staffa davanti abbiamo la sua ghiera, che la ghiera vi permette di essere girata per andare a aumentare o diminuire lo zoom sullo smartphone, quindi per esempio su S23 Ultra partiamo da un 0.7 perché l'applicazione vi fa partire da un 0.7, anche se S23 Ultra parte da un 0.6 e vi fa arrivare fino a un 10x per S23 Ultra sempre, quindi molto comodo perché è
se andate a vederlo, nel momento che io lo vado a utilizzare basta che faccio così col dito e andiamo a diminuire e aumentare lo zoom con la rotella. Qua è tutto touch, qua in mezzo abbiamo la levetta per piegare, muovere comunque la rotazione del telefono. Qui abbiamo il LED che vi permette di, nel momento in cui lo stiamo utilizzando, adesso si è attivato così vi faccio vedere, adesso mi ha fatto vedere la batteria, se schiacciate una volta vi fa vedere la batteria quanta ne è ancora di carica. Poi adesso è in automatico, quindi lui in automatico riconosce attraverso l'intelligenza artificiale quando avete il telefono acceso con la videocamera, capisce più o meno che cosa state per registrare o comunque com'è la situazione e lui si adatta. Poi in modo touch, se io vado a girare un pochino così il touch, vedete si è spostato il LED e cambia la modalità. Lo giro ancora fino ad arrivare ad esempio alla modalità FPV, se vogliamo, che lì invece di essere stabile, quindi molto fluido così, andrà a seguire proprio tutto il movimento e diventerà molto più frenetico per delle riprese un po' particolari. Quello lì lo testerò bene perché secondo me se viene utilizzato come si deve è davvero comodo la modalità FPV. Gli altri tasti che troviamo presente sono modalità registrazione, nel senso che nel momento in cui siamo sulla registrazione o la fotografia, se io schiaccio lo va ad azionare. Questo qua, se schiacciamo una volta vi cambia da camera frontale a camera posteriore. Se invece lo schiacciamo 2 volte cambia il telefono da verticale a orizzontale. E naturalmente qua, se teniamo premuto, lui si va a spegnere. E poi lo giriamo e lo chiudiamo. Guardate davvero quanto è piccolo. Cioè, da chiuso è in miniatura, comodissimo per quello. Parliamo della gamma meccanica, quindi rotazione, inclinazione, panoramica. Abbiamo una panoramica di meno 230 gradi a 130 gradi. Abbiamo una rotazione meno 150 più 180 gradi sempre. E poi abbiamo un'inclinazione di meno 100 fino ad arrivare a 82 gradi. L'applicazione è molto comoda. Questo qua è il primo gimbal che io possiedo, quindi mi devo un pochino abituare alla meccanica e come utilizzarlo e tutto, però pian piano mi andrò a abituare bene. Infatti vi porterò anche qualche bel montaggio video con Flow e S23 Ultra, qualche cinematica, perché nella sua applicazione è presente una modalità che vi permette di avere delle bande nere durante la ripresa, così da avere direttamente un filmato cinematografico senza dover aggiungerle magari in post produzione. E questa cosa è davvero carina. Andrò a provare a fare una ripresa intera con quelle modalità lì, e vi permette anche di utilizzare delle colorazioni presenti già dentro Insta360. Naturalmente come marchio di fabbrica Insta360 possiamo creare la fotografia in 360 gradi che fa tutto in automatico. Possiamo decidere se appoggiarla con il treppiede o se no tenere in mano stando un attimo immobile, perché deve scattare intorno alle 18-19 fotografie, e vi crea questa fotografia. Poi dall'applicazione, se volete, scaricate o la fotografia o vi crea da solo un filmato di come si muove tutta la ripresa. Nell'applicazione si ha possibilità di attivare timer lapse, molto altro. L'unica cosa che non mi piace tanto dell'applicazione è che non mi permette di mettere l'8K, che su S23 Ultra è presente l'8K, e non mi permette di utilizzare i 60 fps del 4K, mi permette di utilizzare solo i 30 e i 24. Ok che quando andiamo a fare le riprese cinematografiche le facciamo già un po' lente, però quel 60 fps sarei andato a utilizzarlo io per fare magari dei slow motion ancora un pochino più lenti, però ci andiamo tranquillamente ad adeguare senza problemi. Può darsi anche magari che con degli aggiornamenti implementino quei 60 fps. Come prezzo, modello base come il mio, cioè senza la luce in più, qualche cavetteria, partiamo 169 euro. Se invece prendiamo il Creator Kit, dove appunto c'è la lucina che vi dà un'illuminazione in più se vi state facendo una ripresa di sera, qualche cavetteria in più, abbiamo un prezzo di 229 euro. Naturalmente lì sta a voi a cosa preferite. Io l'ho voluto prendere senza lucina perché non mi sarebbe mai servita, perché riprese di sera non le faccio mai, mal che vada comunque oramai questi modelli di smartphone anche di sera lavorano benissimo, e quindi mal che vada faccio sforzare un po' più il sensore dello smartphone. Comunque questa piccola recensione è finita qui, spero che vi sia piaciuto. Naturalmente più avanti vi porterò qualche video sul gimbal e lo andremo a confrontare, ve lo dico subito, con la GoPro per vedere la stabilità che ha questo gimbal, poi assieme alla stabilizzazione anche del telefono, e vediamo se riusciamo ad avere riprese fluide anche nei momenti un po' più agitati, diciamo, come la GoPro. Vediamo se riusciamo a essere allo stesso livello, perché per il momento stabilizzazione come la GoPro si fa fatica davvero tanto a trovarle, però assieme a questo gimbal più la stabilizzazione del telefono, secondo me possiamo arrivare allo stesso livello. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!